Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il mercato e non solo, perché parleremo anche di De Bruyne e Lukaku, le loro condizioni fisiche sono usciti ovviamente dal mondiale, ma inizia questa situazione sugli esterni perché il Napoli comunque il contratto di Ceballos l'ha stipulato, l'offerta a Barça è stata fatta e quindi Neres potrebbe finire sul mercato e il Napoli fissa il prezzo. Noah Lang in orbita fiorentina, novità per quanto riguarda anche Ngong e Lucca e il loro futuro. Facciamo il punto insieme, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Prima di passare al mercato del Napoli, due paroline per quanto riguarda la situazione fisica di Lukaku e De Bruyne. Ovviamente dalle loro dichiarazioni, soprattutto da quelle di Big Rom, che ha detto se dovessi ovviamente giocare più di 63, 65, 70 minuti dall'inizio durante le partite non andrei a incidere, non sarei ovviamente decisivo e non potrei dare il massimo alla fine. Quindi siamo a un anno quasi dall'infortunio con la terapia conservativa che poi attuò anche in casa Juve Pogba e non è mai ritornato al 100%. Può darsi che sia stata la scelta che ovviamente allunga le tempistiche per quanto riguarda la condizione fisica, ma c'è il dato anagrafico e l'età dei calciatori, incluso anche De Bruyne, che comunque deve per forza avere un peso specifico enorme nelle scelte del Napoli. Questo posso dire perché anche De Bruyne comunque ad ogni situazione dove viene punzecchiato: ho subito un infortunio, ho 35 anni e comunque l'età avanza, eccetera eccetera. Caro Napoli, vediamo bene il da farsi. Detto questo, Neres in bilico, il Napoli fissa il prezzo per un'eventuale cessione. Prima di passare a Neres, contratto ovviamente per Ceballos stipulato, aspettiamo la risposta del Boca Junior, offerta mandata via PEC, almeno a quanto ci fanno sapere 9 milioni di euro, prendere o lasciare, quinquennale al calciatore da 1,3 milioni più qualche bonus magari. Ecco perché ci colleghiamo poi alla situazione Vergara e il non rinnovo a 1 milione. Magari vedono che tu compri un nuovo calciatore, un contratto a 1,3, a me mi offri 1 milione, arriva il mio procuratore, in questo caso Giuffredi, e a quanto leggiamo chiedono 1,5 milioni invece del milione. Ecco perché si sta rallentando la situazione rinnovo di Vergara. Il futuro di David Neres non scende in campo dallo scorso gennaio, un infortunio alla caviglia sinistra lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione, lasciando il brasiliano ai margini della rosa azzurra proprio nel momento in cui il Napoli stava vivendo la sua fase più delicata e proprio nel momento in cui il Napoli poi stava andando veramente bene dal punto di vista tattico e la pericolosità con Neres in campo. Ora, con la preparazione estiva alle porte, l'esterno d'attacco si ricandida a far parte del progetto di Massimiliano Allegri. Il suo obiettivo è chiaro: riconquistare spazio e fiducia in una maglia che finora non ha mai davvero potuto indossare con continuità. Eppure, dopo appena 2 anni dal suo arrivo a Napoli, il futuro di Neres resta incerto. Qualora il brasiliano e la piazza partenopea dovessero terminare ovviamente la storia d'amore tra virgolette, il Napoli chiede dai 15 milioni in su. Questo ci fanno sapere, ma mi auguro che comunque riusciamo a trovare la quadra per chi far rimanere e chi far partire. 15 milioni di euro possono essere anche accettabili, ma mi auguro che il Napoli poi queste operazioni li riesca a chiudere con un 15 più 3 in base alle presenze, qualcosina di bonus da inserire, perché comunque dal punto di vista tecnico, se Neres dovesse poi trovare continuità a livello di presenze, parlo di numeri ovviamente, in campo, potresti anche portare in cassa qualcosina in più, qualche milioncino in più. Vedremo come andrà a finire questa situazione esterna legata anche all'acquisto di Ceballos, perché Paratici non aspetta altro che venire in casa Napoli e soffiare Noah Lang agli azzurri. Noah Lang piace alla Fiorentina, ovviamente non è stata presentata ancora nessuna offerta perché sia Neres sia Noah Lang verranno valutati a Di Maro da Massimiliano Allegri e ne vedremo delle belle poi dopo la prima settimana di Di Maro per quanto riguarda il mercato. Ci sono novità per quanto riguarda Lucca e Ngong, almeno a quello che ci fanno sapere. Contatti con club di Serie A per quanto riguarda sia Ngong che Lucca.
Svelate le formule dell'affare. Il futuro di Lorenzo Lucca e Cyril Ngong è tutto da decidere. I due attaccanti dell'SSC Napoli, fuori dai piani degli azzurri per la stagione che verrà, sono alla ricerca di una sistemazione. Entrambi erano finiti nel mirino della Lazio, con l'ex udinese che per un momento è sembrato vicino al club biancoceleste, visti i contatti per arrivare a Mario Chila, poi sfumata la situazione. Ngong invece ha diversi estimatori che sembrano essersi fatti vivi nelle ultime settimane, sia in Spagna che in Italia si sono messi in contatto con il Napoli per comprendere le condizioni per un'eventuale partenza. L'edizione del mattino ha fatto il punto, si è fatto timidamente vivo per Ngong il Genova, mentre per Lucca c'è la Lazio che aspetta solo il momento giusto per poter chiudere con la formula del prestito. Bisogna essere pazienti. Mi auguro che possa essere anche un prestito oneroso, versi qualcosina e poi, sai, con il riscatto per raggiungere la cifra massima di richiesta potrebbe anche essere un'operazione fattibile, visto che Lucca almeno ad oggi non rientra nei piani del Napoli futuri e quindi non sarà lui o non dovrebbe essere lui il vice Højlund per quanto riguarda l'attacco del Napoli. Situazione che invece dobbiamo percorrere e portare a termine è quella di Lindstrom e Ngong, e Cajuste. Ne abbiamo parlato anche ieri di Cajusti. Il Napoli sta cercando di monetizzare su questi due calciatori, pressando il Genoa su Cajuste per quanto riguarda la situazione a titolo definitivo come cessione o prestito con obbligo di riscatto, e a quanto ci fanno sapere è più avanti per quanto riguarda il titolo definitivo e la cessione di Lindstrom allo Schalke 04, che vorrebbe acquistare il calciatore a titolo definitivo. Il Napoli non si è espresso ancora sulla valutazione, che potrebbe essere dai 12 ai 15 milioni, quindi una ventina di milioni complessivi speriamo di portarli a casa tra queste due cessioni per poi investirli, ma non è il problema di investire ciò che entra dal punto di vista monetario, è il punto di sfoltire e far entrare poi chi vai a tesserare. Sono contento alla fine per l'acquisto, almeno ce lo danno fatto, di Zeballos, perché il Napoli è stato anche, a quanto leggiamo, diciamo molto giusto nel muoversi così, perché poteva tranquillamente aspettare che andava in scadenza. Zeballos si è promesso al Napoli, ha rifiutato lo CSK Mosca, sarebbe stato comunque un calciatore in casa Boca con il mal di pancia, e quindi potevi portarlo a casa senza offrire assolutamente niente dal punto di vista monetario, e il Napoli, da gran signore aggiungo io, ha offerto i 9 milioni in questa di sessione di mercato senza creare zizzani e mettere comunque calciatore e società in condizioni dove non ti ci vuoi mai trovare, tu società che sia Napoli, Boca, Milan, Juventus, Inter eccetera eccetera, con calciatori col mal di pancia che poi finiscono in tribuna o fuori rosa. Noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle in passato anche nella gestione De Laurentiis, e non è una cosa simpatica, anche perché poi va a finire che metti, che ne so, in tribuna un terzino, e il terzino che tu hai scelto per poi tenerlo in rosa ti rende meno di quello che era seduto, che è seduto poi in tribuna e che ha fatto la stagione scorsa. Vedi ad esempio l'esclusione di un Mario Rui non tanto lontana poi dal punto di vista dei tempi in casa Napoli, dove dal punto di vista delle liste si è fatto un po' di caos, e parliamo della gestione post scudetto di Spalletti. Quindi fare attenzione sui colpi in entrata per quanto riguarda i criteri di tesseramento e diciamo nelle liste per poterli poi far diventare ufficialmente personaggi della lista dei 25 che ti porterai poi appresso nella stagione 2026-2027, andando a pescare qualche gioiellino magari in fase di mercato più avanti, a agosto, inoltrato, che costi poco e riesca ad essere poi il calciatore dell'eventuale plusvalenza futura, perché il Napoli sicuramente da qualche parte andrà a pescare qualcosina per quanto riguarda situazioni e plusvalenze da dover fare, e si rimetterà in riga poi su quelli che erano i parametri prima di Conte, che sono sempre stati poi anche vincenti dal punto di vista di risultati e campo parlando, ovvero pagare il giusto e non strapagare profili che un anno buono, 6 mesi buoni,
metti a 20 sul calciatore dove c'è mezza Europa su quel profilo da che ne so 40 milioni, ha fatto 6 mesi buoni, arriva a Napoli e comunque lo devi cedere in prestito, così come abbiamo fatto bene in passato. Adeyemi è andato al Barça, l'abbiamo saputo ieri, 22 milioni più 7 di bonus, se non vado errato. Ricordiamo che nelle sessioni di mercato scorso il Napoli si era affacciato per Adeyemi per quanto riguarda gli esterni d'attacco, porta chiusa e non si tratta a meno di 40 milioni, adesso l'hanno venduto comunque a 22 più 7, i 7 milioni di bonus, alcuni raggiungibili in maniera molto facile, altri un tantino più difficili, però comunque sei andato al ribasso e non hai preso i 40 milioni chiesti già l'anno scorso in una sessione di mercato estiva, e ha fatto bene il Napoli allora a non diciamo andare oltre per quanto riguardava le offerte eccetera eccetera. Era il periodo poi di che ne so, Garnacio che si faceva sempre avanti, 60, 70, 50, avete perso proprio la testa, e il tempo poi diciamo che vi mette i bastoni fra le ruote a voi che sparate cifre altissime, perché poi passa un tantino di tempo, passano 6 mesi, un anno, non produci e non rendi per quello che eri stato valutato nella sessione di mercato un attimo prima, perdi 10 milioni di valore in un non nulla. Sempre Forza Napoli, queste sono le ultime per oggi. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se vi va e aggiungetevi alla community. Non facciamo altro che commentare il nostro Napoli ed esprimere un'opinione nella massima e totale educazione. Ciao!